come ci mettono alla prova. Più si cresce, più si va a finire come quei detti dei genitori. No, ma tu non sai il conto che tu dici, ma avete rotto le balle, genitore, questi discorsi, tu non ti rendi conto, vedrai quando sarai, sì, vabbè, genitore. Cioè tu hai una fase, no? Verso i 16 anni incominci a avere la tua mente che si espande, 7-14, 21, poi tutti i corpi finiscono, per cui sei il genio della lampada, cioè tu hai capito, governi il mondo, capisci tutto, ti senti un'esplosione dentro, devo dire, quasi al limite della paranoia, perché tu dici, cazzo, hai davanti questo stress sociale dove tutti questi vecchi sono lì che, in questo ingranaggio folle che umilia le loro coscienze, tu dici, ma che cazzo fate? E dici, ma io farò di diverso, no? E questo mondo... Però capisci tutto, vedi i genitori che sono sempre quelli che dicono sempre le stesse cose, vivono le loro vite, tu li critichi, dici, no, ma sì, ma tu non sai. E tu capisci perché hai una mente adulta in un corpo giovane, in un corpo in quanto esperienza anche giovane, cioè non hai esperienza delle cose, ma logicamente hai capito tutto. Quindi hai pure il coraggio di criticare, di fare anche il testone, di quello che è lo scontato, l'arrogante, no? Perché dici, ma sì, mamma, hai rotto il cazzo, dai. E dici, tanto dici, lasciami la stanza che la faccio io. Ma che cazzo fai tu? No, faccio da mangiare io, mamma. Ma cosa fai da mangiare tu che non sai fare un cazzo? Perché vai a comprare la spesa, vai a capire cosa vuol dire, fatti un culo così, ma poi lo capisci tutto sto bagaglio di roba. Non è la spesa, c'è tutta un'acquisizione di conoscenza enorme, c'è la spazzatura. Fagli buttare una cazzo di spazzatura, cioè gliela metti lì che puzza così e loro ti guardano e sono già fuori. Guarda che c'è la spazzatura, sì, papà, se ti sei vicino tu, vai tu a buttarla. Ma come? Cioè, ma era, come dire, è la punta di un iceberg. Vabbè, dai, la butto, ecco. Guarda che io ho buttato una spazzatura, sai. Cioè, hai pagato le bollette della spazzatura. Cioè, ma tu hai idea di quante robe c'è della spazzatura? Ma poi la spazzatura è l'ultima cosa. Prima hai diviso, hai messo i sacchetti. Ma poi non arriva, se non c'è il sacchetto, basta, non si sa dove mettere la roba. Cioè, prendi un cazzo di sacchetto e lo metti nella spazzatura. Cioè, allora, questa roba qua, quando torniamo indietro nel tempo, no? No, la buttano via anche senza sacchetto. Ti confermo anche questo purtroppo. Ecco, così, tipo, no? Cioè, te la buttano dentro e fanno finta di niente. E ringrazia anche che va via. Sì. Allora dico, poi per non dire sparecchiare quei gesti stupidi, no? Ma mi sparecchi un attimo, prendi il bicchiere, lo metti sopra, o lo metti nel lavello. Cioè, poi tocca a te, riprendi tutto quanto, ripulire, lo metto nella lavastoviglie. Dico, ma ascolta, va, finisci quello che hai fatto. Non so, non c'è la colazione, non c'ho le robe della colazione. Di che non hai le robe, vai fai a comprare o dillo, no? No, non c'è mai niente. Ecco, tutti questi atteggiamenti qua, allora dico. Poi dopo, quando c'è da criticare, da dire, il genitore, ma sì, sono sempre dei Matusa, non capiscono un cazzo, a loro modo, pesanti, poi sei sempre lavoro, poi sempre delle robe. Torniamo indietro nel tempo e io dico, c'è una fase preoccupante però, perché probabilmente stiamo andando nella senilità. Dopo i 40 anni, ma già giù di lì, incominci a capire un attimo, a sentire più che altro. Sei 42 anni, c'è il cambio di energia, per cui tutta l'energia esterna va verso l'interno, la sensibilità aumenta. Tu ti rendi conto che il culo che si sono fatti i genitori. Cioè dici, no, aspetta un attimo, no, aspetta un attimo. Solo per il fatto di avere un figlio in casa, no, solo perché tu la vai a trovare, stai anche un giorno, 2 giorni, e fai da mangiare, metti a posto, sei lì che ascolti, lo accogli, tutte le dinamiche che escono, poi più sei sensibile, più senti il volume dei vapori, di energie che arrivano. Cioè, quando ogni persona è un progetto a sé stante, quindi immagina un figlio quanta roba ti porta tutta la sua condizione, il suo stress, ma tutte le persone questo ovviamente, ma c'è chi più, chi meno, chi più è risolto, che anche ti chiede come stai. Cioè, ecco, il fattore di evoluzione quando uno ti chiede, ma te come va? Aspetta, e l'aspetto ancora più evolutivo è che prima tu dici, no, io sto un po' così, no, ma non sai io cosa io sto di merda, non tu non ti rendi. Ecco, questo già tanto che ti ha chiesto come sta. Il fattore evolutivo è che dici tu come stai e sta zitto dopo. Ti lascia parlare, questo già siamo già a un livello, ciao Sabina, siamo già a un livello avanzato, quindi ti dici, ok, dopodiché dice come stai, tu ascolta e riesci anche a entrare in empatia, no? È un tesoro. Chi è così, ragazzi, tenetelo stretto, doppio là, cioè se avete qualcuno intorno a voi che quando parlate vi ascolta, cioè sta in silenzio, già questo è oro che sta colando. Poi dopo che stai in silenzio anche accogli dentro quello che stai dicendo e poi non parla di sé, ma parla della sua esperienza per poter dire qualcosa che ha vissuto, quindi non ti giudica. Evoluzione totale, cioè altro pianeta, non ti giudica e sei lì che dici ok, ti senti capito e anche se dici delle cose che non hanno una risoluzione, lascia solo che tu ti sfoghi, che parli
perché solo questo è un processo di guarigione, solo parlarne, non è che occorre rispondere, devo uscire. Bene, tutta questa roba qua che è molto adulta, il giovane ha solo la sua raziocinio realtà è completa, ti massacra in tutte le sue posizioni e non ha idea niente di quello che è di ogni questione. Guarda, porto un'amica a casa, certo, tu alle 11 sei già lì che fai da mangiare, pensi cosa devi comprare, diciamo, fuori se non c'è in frigo. Accogli l'amica, accogli la situazione, parli con dolcezza, parli con cercare di creare una condizione di pulire tutta questa situazione. Finisce questo sbrodollamento in mezzo, dopodiché vanno via, metti a posto, pulisci tutto quanto, incassi, devi ripulirti anche, quindi devi essere autocosciente, quindi devi fare qualcosa per cercare di rigovernare la tua energia, perché ogni incontro è uno spendio di energie, è un accogliere, ma anche entrano tanti inquinamenti, quindi devi saperlo anche risolvere. Ma questo è uno dei 1000 esempi. Lasciami stare la mia camera la tocco io, la metto in ordine io. Sì, quando però entri in bagno e hai una montagna di roba sopra, i vestiti sono tipo è un gioco ostacoli per arrivare a letto, perché tutto così, dici, aspetta, ho capito che metti tu in ordine. Però mi ricordo io che la madre che ci rompeva il cazzo, e diceva, ma metti in ordine sta stanza, dice, ma non rompere le palle, mamma, ma cosa stai dicendo? Che la stanza va anche bene così, no? Cioè, ho il mio ordine. Poi tu sei sempre lì fissato col mettere a posto le pattine. Sì, perché se adesso tu entri in casa, che pulisci che casini che tu... Allora, si ribalta tutto, no? Si ribalta tutto e io dico, no, aspetta un attimo, stiamo impazzendo, stiamo andando verso la senilità, o purtroppo ti rendi conto che ogni realtà è un grande progetto, ogni realtà ha bisogno di tante cure, ogni realtà ha bisogno di tanti supporti, cura e una dimensione di profonda, come dire, conseguimento, diciamo così, di attenzione, che il giovane non ha per niente. Il giovane, diciamo, non è per niente all'idea di questa cosa qui, e più va avanti nel tempo, ma aumenta questa cosa, aumenta, cioè nel senso che con l'età aumenta la comprensione di quanta richiesta energetica c'è per ogni roba. Tu la fai con servizio e con piacere, però quando poi vedi questa inconsapevolezza, per questo è il tema giusto, e però barra arroganza di questa spocchiosa realtà in cui loro pensano di essere a capo di tutto, tu torni indietro nel tempo e dici, mamma mia, no, ma ero anch'io così, cioè non mi rendevo conto perché è troppa roba. Per rendersi conto devi anche tu vivere tutta la preoccupazione di tenere una casa, le bollette, i costi, qualsiasi cosa c'è dietro un progetto, qualsiasi cosa c'è dietro una grande visione. Mamma mia, cioè questo è maturare. Allora dico, sono imbarazzato di me, perché dico, ma se io non ho visto tutto questo prima e adesso lo vedo, chissà quante cose non sto vedendo. Cioè, se questa è evoluzione, l'evoluzione è comprendere quanti tasselli ci sono dietro per ogni cosa che ognuno fa. E prima di giudicare bisogna essere veramente dentro a tante esperienze. È complesso il punto perché è imbarazzante. Quanto abbiamo giudicato in tante cose e poi quando ci trovi dentro, ma anche la fallimentarietà di un divorzio, di un matrimonio, no? Quanto abbiamo accusato chi ha avuto di voi, so storie di matrimoni o anche in casa genitori che non si amano, no? Ci sono dei divorzi in casa che sono situazioni abbastanza pesanti. Sì, ho capito, figli miei, ma provaci tu a stare con una persona in continuazione e se non evolvi, se non cresci, il progetto coppia è una roba wow, che io poi scrivo, faccio le mie cose, ma è un progetto divino, è una roba come dire, ti fai prete, ok, devi sacerdozio, ti sposi, sacerdozio. No, la gente non ha neanche idea di cosa vuol dire sta roba, quindi, perché prima inizia tutto bello, sì, tutto bello, amore, perché tocchi quel divino, ma poi quando questo deve essere costruito, Dio mio, quindi facile poi a criticare, a dire... Quindi io non lo so, io dico che ogni cosa che noi abbiamo puntato il dito, dopo la vita è così graziosa, così nella grazia, che ci mette perfettamente a quella cosa che tu avevi giudicato. Cioè, come una bilancia, no? Tu hai rotto il cazzo così tanto, bene, hai detto così tanto a tuo padre, a tua madre, benissimo, ti faccio vivere quella cosa lì dall'altra parte. Quando tu la vivi, dici, oh Dio mio, con chi me la prendo adesso? Perché ho capito tutto, ma... Se era uno stronzo lui, sono stronzo pure io a sto punto. Cioè, non esco vivo. Devo uscire da sto labirinto. È un loop, è un rebus. Cioè, il rebus non ha risposta, perché se io dico quello lì, ma anche tu stai facendo le stesse cose. E te la sei presa per anni. Quindi nasce una bellissima cosa, che nasce una trasformazione, un senso di perdono evolutivo, perché non puoi fare a meno che di risolvere sto rebus sciogliendo il tema iniziale. Cioè, il tema iniziale è il non giudizio.